Nell'affollato segmento dei gommoni di fascia alta c'è un cantiere che si distingue per il design e per la qualità delle sue realizzazioni. Si chiama Almarib ed oggi siamo a Mondello per provare il modello entry level della sua gamma, HR25. Seguitemi ed andiamo a provarla insieme. Almarib 25 è lungo 8,10 m e ha 3 metri di baglio massimo, anche se, cosa molto intelligente, a tubolari sgonfi può essere carrellato senza alcun tipo di problema. Questo ci consente non solo di utilizzare il gommone vicino a casa, ma anche di spostarlo magari per cambiare luogo di vacanza o per andare ad esplorare nuove mete. Stiamo uscendo proprio ora dal porto di Mondello, un piccolo angolo di paradiso fatto di acque cristalline, di gente simpatica e di ottima cucina, come del resto in quasi tutto il nostro incantevole paese. Siamo al minimo, a circa 1000 giri, stiamo navigando a poco meno di 4 nodi. Le condizioni del mare oggi sono poco mosso a mosso. C'è un'ondina da vento vivo di circa mezzo metro d'altezza, ma come vedete navighiamo senza alcun tipo di problema. Acceleriamo, andiamo a vedere cosa succede. L'entrata in planata è rapidissima, in un attimo raggiungiamo e superiamo i 12 nodi, che poi sono la velocità in cui HR25 di Almarib entra in planata. E come potete osservare la barca si è già distesa sull'acqua, naviga molto bene, la scia è aperta, segno inconfutabile di una carena che non trascina, quindi indenne dai fastidiosi fenomeni di drag. Proviamo ad accelerare ancora un po' e vediamo cosa succede aumentando la velocità. Raggiungiamo i 20 nodi intorno ai 4000 giri. HR continua a navigare sereno e tranquillo, si distende sull'acqua, abbassa la prua e basta trimmare leggermente che il comfort di navigazione migliora ulteriormente. "25 nodi, è bastato trimmare per far distendere ulteriormente questa imbarcazione che naviga davvero bene sull'acqua. Ma vediamo come si comporta in virata, così senza rallentare accostiamo a sinistra. La barca rimane sulla sua traiettoria, non accenna a scomporsi. Ottime prime impressioni per questo Almarib HR25. Proviamo a stringere un pochettino. Sembra di essere su una moto d'acqua. Guardate che inclinazione. Controviriamo. Siamo intorno ai 18-20 nodi, eppure la stabilità di rotta è assoluta. Anche senza mani, mi raccomando, con lo stacco di sicurezza sempre allacciato, la barca non si muove dalla sua traiettoria rettilinea, ma controviriamo. Davvero divertente, anche a sinistra l'inclinazione è da primato, ma la barca continua a navigare serena, tranquilla, senza nessun problema. Eppure siamo a 20 nodi di velocità.
è arrivato il momento di andare a incrociare le nostre onde per vedere come si comporta questa carena. Eccole qui, le attraversiamo. Certo, la barca si alta, salta, ma è sempre molto morbida sull'acqua. 30 nodi, 4400 giri, un po' di onda formata sulla prua, eppure il comfort di navigazione è ancora ai massimi livelli. Davvero notevole il comportamento in mare di questa imbarcazione. A spingerci oggi abbiamo un Mercury da 300 cavalli, anche se Almarib HR25 potrebbe essere motorizzato anche con un fuoribordo da ben 400 cavalli. Stiamo navigando a ben 35 nodi, ma abbiamo ancora parecchia manetta da dare, per cui adesso giro la prua in direzione opposta a quella delle onde, in modo da poi poter dare tutto gas e vedere come si comporta questa imbarcazione alla massima velocità. Quindi giù le manette e via. 35, 38, 40 nodi, anche se il mare oggi è davvero mosso qui. Trimiamo di fino. 43, 43 nodi, 43.7 nodi per questo Almarib 25 che raggiungiamo a poco meno di 6.000 giri, quindi anche il passo dell'elica è corretto per questa imbarcazione. Siamo tornati a 30 nodi di velocità, un'andatura perfetta per quando il mare non è proprio calmo come lo è oggi. Ci rimangono da fare ancora 3-4 miglia per arrivare a Palermo, dove continueremo questo video facendovi scoprire i dettagli di questa imbarcazione. A fra poco quindi. Ed eccoci in porto, abbiamo ormeggiato e siamo pronti per scoprire i dettagli di questo bellissimo HR25 di Almarib. Come potete osservare è il design che fa da padrone su questa imbarcazione, che è semplicemente meravigliosa. A poppa troviamo questa grande plancetta che è sdoppiata intorno al motore fuoribordo e che realizza di fatto un grande beach club che facilita tutte le operazioni di discesa e risalita dall'acqua. Qui troviamo un grande divano ad U con colori in contrasto che mette a sedere tranquillamente 4, 5 o 6 persone. In questa posizione troviamo un lavandino, una posizione in cui può essere alloggiato anche un frigo, un piccolo fornello, tutto quello che serve per vivere le nostre giornate in rada. Proseguendo verso prua troviamo il cockpit, la postazione di guida che, come avete potuto osservare prima anche durante le prove, è ben strutturata, da qui la visibilità è più che ottima, le manette sono portate di mano, così come tutta la strumentazione dell'imbarcazione. Ma se il divano di poppa, che peraltro può essere trasformato in prendisole, ci aveva stupito, è la prua a lasciarci davvero a bocca aperta. Inzerillo e Albeggiani, esperti su questa dimensione di imbarcazioni, hanno allargato la prua di HR25 fino a regalargli uno spazio semplicemente enorme. Come potete osservare, in questo prendisole ci stanno sdraiate comodamente 2 persone con tantissimo spazio in più. Lo testimonia questa parte di prua, il cuscino di prua, che in questa posizione sarà largo quantomeno 1,5 metri. Nella parte prodiera del cockpit è stato ricavato un divano che certamente sarà una delle parti più gettonate durante la navigazione, ma al suo interno vi è nascosto un segreto. Sollevando infatti il divano stesso,
all'interno del cockpit è stato ricavato un piccolo vano spogliatoio che è addirittura completo di WC. E si conclude qui, dalla magnifica prua dell'HR25 di Almarib, la nostra videoprova. Da The International Yachting Media è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima imbarcazione.